Ciao a tutti, il podcast dove le parole diventano punti tra le persone. Io sono Riccardo. E io sono Hélène e oggi sinceramente sono emozionata perché l'argomento di cui parliamo mi tocca da vicino. Ah sì? Raccontaci. Quando sono arrivata in Italia la prima volta non conoscevo nessuno. Ero seduta da sola in un bar a Bologna con un cappuccino freddo davanti e non sapevo nemmeno come dire «posso sedermi qui». Mi sentivo invisibile, come se parlassi una lingua che nessuno voleva ascoltare. E cosa è successo? Una ragazza al tavolo accanto mi ha sorriso e mi ha detto «Ciao, ti va di fare 2 chiacchiere?» 3 parole, ma quelle 3 parole hanno cambiato la mia giornata e forse anche la mia vita in Italia. Ecco, è esattamente di questo che parliamo oggi. Le parole che aprono le porte, che trasformano gli sconosciuti in amici. Non è solo grammatica, amici miei, è umanità. Ed è un episodio lungo oggi, perché vogliamo davvero portarvi in ogni angolo di questo tema, dalle prime parole timide fino alle amicizie che durano una vita intera. Prima di iniziare il nostro viaggio, un piccolo favore. Se questo podcast vi accompagna mentre guidate, cucinate o fate una passeggiata, lasciateci un like e iscrivetevi al canale Italiano Narrato. Ogni iscrizione ci aiuta a raggiungere altre persone che, come voi, vogliono imparare questa lingua bellissima. E se avete un quaderno vicino, prendetelo. Oggi ci saranno tantissime frasi da segnare. Bene, cominciamo dal principio. Il primo sguardo, la prima parola. Sai, Helen, penso che la parte più difficile non sia imparare le parole giuste, ma trovare il coraggio di usarle. Verissimo. Quante volte sappiamo già la frase perfetta, ma restiamo in silenzio per paura? Esatto. La paura di sbagliare, la paura del giudizio. Ma lascia che ti dica una cosa. Nessuno ricorda un piccolo errore di grammatica. Le persone ricordano un sorriso sincero. In italiano, per fortuna, il saluto informale è semplicissimo. Ciao. Una parola sola, calda, aperta a tutti. La usiamo con amici, coetanei, in situazioni rilassate. E se vogliamo aggiungere qualcosa di più personale, possiamo dire «Ciao, mi chiamo Riccardo. E tu come ti chiami?» Io lo dico sempre con un sorriso, perché il tono conta quanto le parole. Ciao, mi chiamo Hélène, piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Questa espressione in italiano è quasi un rituale. È come dire «Sono felice che tu esista in questo momento davanti a me». Che bella immagine, Riccardo. Ed è vero, gli italiani danno molta importanza a questo piccolo gesto di cortesia. Non dirlo può sembrare quasi scortese. Quindi la formula d'oro è nome più piacere uguale primo passo fatto bene. E se qualcuno ci risponde con freddezza, non preoccupatevi, non tutti sono estroverse al primo incontro. A volte basta insistere con gentilezza, senza pressione. Bravissima. Il segreto è sorriso, calma e nessuna fretta. Voglio anche dire una cosa pratica. In situazioni più formali, per esempio con un professore, un collega più anziano o durante un colloquio, si usa il lei, quindi non come ti chiami, ma come si chiama, scusi? Bravissima. Sì, il contesto cambia tutto. Con i giovani, negli ambienti universitari, tra sconosciuti, in un bar la sera, il tu è quasi automatico. Ma in un ufficio, in un negozio elegante, meglio partire con il lei e aspettare che sia l'altra persona a proporre di darsi del tu. Esiste anche una frase perfetta per questo passaggio. Possiamo darci del tu? Sì, ed è un momento quasi simbolico in italiano. Passare dal lei al tu significa avvicinarsi, rompere una distanza. Dopo le presentazioni, arriva il momento più delicato. Cosa dire dopo? Qui entrano in gioco le domande semplici. La classica è «Di dove sei?» Io la adoro perché apre subito un mondo. Quando qualcuno mi chiede di dove sei, sento che vuole davvero conoscermi, non solo fare conversazione educata. Puoi rispondere semplicemente «Sono di città» oppure con la nazionalità. «Sono tedesca», «Sono brasiliano». E se vogliamo essere più formali, con una persona più anziana, per esempio, possiamo dire «Da dove viene?» Poi spesso la conversazione continua naturalmente con «Abiti qui?» oppure «Vivi in questa città da molto tempo?» Questa domanda è bellissima perché mostra curiosità genuina verso la vita dell'altra persona, non solo verso la sua origine. E poi come non parlare del lavoro o degli studi? Che cosa fai nella vita? Oppure più breve, che lavoro fai? Io preferisco a volte partire da una domanda più leggera, meno diretta. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Perché è meno da colloquio di lavoro e più umana. Esatto. Quando qualcuno mi dice mi piace dipingere o amo cucinare, sento già una connessione. Non parliamo più di lavoro, parliamo di passione. E qui viene il momento magico dell'amicizia, quando scopriamo un interesse in comune. Anche a me piace.
3 parole che possono trasformare uno sconosciuto in un amico in 30 secondi. Voglio raccontare un piccolo aneddoto. Anni fa, in treno, ho iniziato a parlare con uno sconosciuto solo perché stava leggendo un libro che avevo letto anch'io. E cosa gli hai detto? Semplicemente, scusa, l'hai quasi finito quel libro? L'ho letto anch'io il mese scorso. È bellissimo, vero? E da lì abbiamo parlato per un'ora intera fino alla sua fermata. Vedete? Le domande non devono essere sempre elaborate. A volte basta osservare, essere curiosi del mondo intorno a noi. Un'altra domanda molto utile, soprattutto tra studenti o viaggiatori, è: da quanto tempo studi l'italiano? Oppure, cosa ti ha portato in Italia? Bellissima, perché invita l'altra persona a raccontare la propria storia. E le storie personali sono il vero cuore di ogni amicizia. Parliamo ora di una cosa molto italiana: il complimento. Ah, qui gli italiani sono maestri. Frasi come «che bel sorriso» oppure «mi piace molto la tua camicia» sono comunissime e non significano necessariamente attrazione romantica, sono semplicemente un modo per dire «ti ho notato e mi piaci come persona». Io consiglio sempre di essere sinceri. Un complimento vero, anche piccolo, vale 1000 complimenti esagerati. E c'è un'espressione bellissima, tipicamente italiana: «sei molto simpatico» per un uomo, «sei molto simpatica» per una donna. Attenzione però, simpatico in italiano non significa solo divertente, come in inglese funny. Significa piacevole, gentile, qualcuno con cui si sta bene. Un dettaglio piccolo ma fondamentale per non fraintendere. Ricordo la prima volta che qualcuno mi ha detto sei simpatica. Ho pensato di aver fatto una battuta, ma in realtà mi stava semplicemente dicendo che mi piacevo come persona. Bellissimo malinteso culturale, eh? Sì, uno dei tanti. E ce ne sono altri. Carino, per esempio, non significa solo bello fisicamente, ma può descrivere anche un gesto gentile. Che carino da parte tua. Vero, o in gamba, un'espressione che significa capace, in forma, sveglio. Sei davvero in gamba. È un complimento bellissimo per qualcuno che ha fatto qualcosa di intelligente o efficiente. E se vogliamo essere ancora più calorosi, possiamo dire sei una persona speciale, oppure mi trovo davvero bene con te. Ma attenzione a un'altra piccola regola culturale. Gli italiani, anche facendo complimenti spesso, tendono a minimizzarli quando li ricevono. Se dite «che bella camicia», molti risponderanno «ah, questa vecchia cosa?» anche se è nuova. Verissimo, è quasi un gioco, fare un complimento e poi far finta di non meritarlo. È parte del carattere italiano, un misto di orgoglio e modestia allo stesso tempo. E adesso arriviamo al momento decisivo, perché conoscere qualcuno è bello, ma se non si ci rivede più, resta solo un ricordo. Vero, ed è qui che entra l'invito. La frase più iconica è «ti va di prendere un caffè insieme?» In Italia il caffè non è solo una bevanda, Helen, è un pretesto, un rituale sociale. 5 minuti al bancone possono diventare l'inizio di una grande amicizia. E se non vi piace il caffè, va bene lo stesso. Potete dire «ti va di fare una passeggiata?» Oppure semplicemente «usciamo insieme un giorno?» Ci sono anche varianti più specifiche come «ti va di andare a vedere un film?» oppure «ti va di fare un aperitivo insieme venerdì?» Ah, l'aperitivo. Questo merita una parentesi, perché è un'istituzione sociale in Italia. Assolutamente. L'aperitivo è quel momento, di solito tra le 7 e le 9 di sera, che si incontra per bere qualcosa e mangiare piccoli stuzzicadenti prima di cena. Ed è un contesto perfetto per fare amicizia, perché l'atmosfera è rilassata, informale, senza la pressione di una cena vera e propria. Se qualcuno vi invita a un aperitivo, sappiate che è quasi sempre un gesto amichevole, un modo semplice per passare del tempo insieme senza troppi impegni. E se la risposta è «no, oggi non posso?» Niente panico. Rispondete con leggerezza, nessun problema, magari un'altra volta. Una porta chiusa oggi può riaprirsi domani. L'importante è non prendere un rifiuto come qualcosa di personale. Le persone hanno impegni, stanchezza, giornate complicate. Ed è proprio questa flessibilità, questa gentilezza senza pressione che fa capire all'altra persona sei una persona piacevole con cui stare. Voglio aggiungere una frase utile per chi invece vuole proporre qualcosa di più strutturato. Che ne dici se organizziamo qualcosa insieme questo weekend? Ottima, perché mostra iniziativa senza essere troppo invadente. C'è un segreto che pochi conoscono per creare connessioni profonde. Non basta parlare, bisogna ascoltare. Esatto, e in italiano ci sono piccole parole magiche. Davvero? Che bello! Interessante! Sembrano banali, ma dicono all'altra persona «ti sto ascoltando, quello che dici conta per me». Io uso spesso anche «mi fa piacere parlare con te». È una frase semplice ma sincera, che scalda il cuore di chi la riceve.
Un'altra espressione utile quando qualcuno racconta qualcosa di emozionante è "non ci posso credere" oppure "che esperienza incredibile". E se qualcuno vi racconta un momento difficile, potete dire semplicemente mi dispiace tanto, oppure capisco, deve essere stato difficile per te. Anche il silenzio, a volte, unito a uno sguardo attento, comunica più di 1000 parole. Verissimo, l'ascolto è una lingua universale. E quando un incontro finisce, come lo chiudiamo con eleganza? È stato bello conoscerti, a presto. Una frase corta ma che lascia una porta aperta al futuro. Amici, se questo podcast vi sta aiutando, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi a Italiano Narrato. Ogni piccolo gesto ci aiuta a crescere e a portarvi ancora più episodi come questo. Ok, ora arriva una parte molto pratica. Abbiamo conosciuto qualcuno, abbiamo parlato, ci siamo piaciuti come persone. E adesso? Adesso serve restare in contatto. In Italia la frase più usata è "Hai WhatsApp? Posso avere il tuo numero?" WhatsApp in Italia è praticamente il linguaggio ufficiale dell'amicizia. Quasi nessuno usa più gli SMS tradizionali. E dopo aver scambiato il numero, molte persone restano bloccate. Cosa scrivo nel primo messaggio? Niente di complicato, basta qualcosa di semplice e caldo. Ciao, sono Helen, ci siamo conosciuti ieri. È stato bello parlare con te. E se volete essere ancora più diretti, potete aggiungere subito "Ti va di prendere un caffè un giorno?" Io trovo che l'onestà, anche nei messaggi, sia la chiave. Non serve a inventare scuse complicate per scrivere a qualcuno. Un'altra frase molto naturale tra amici italiani è "Che fai questo weekend?" Semplice, diretta, senza troppe formalità. E se la risposta è positiva, si continua con perfetto, allora ci vediamo sabato. Ma cosa succede se la persona è occupata? Ecco che torna la nostra amica flessibilità. Mi dispiace, sono impegnato. Si risponde con nessun problema, ci sentiamo un'altra volta, sempre con leggerezza, mai con delusione visibile. Voglio aggiungere un consiglio pratico sui tempi di risposta. In Italia, tra amici, non c'è la regola rigida di rispondere subito. Va benissimo rispondere dopo qualche ora, non è considerato scortese. Verissimo, e anzi rispondere troppo velocemente ogni volta può a volte sembrare eccessivo tra semplici conoscenti. Con il tempo, con un'amicizia vera, i tempi si accorciano naturalmente. E gli emoji? Gli italiani li usano moltissimo nei messaggi informali. Assolutamente. Un semplice ciao è molto più comune di un freddo ciao punto e basta. Il tono scritto conta quanto il tono parlato. Le amicizie più forti, secondo me, nascono quando scopriamo interessi condivisi. Sono d'accordo. Domande come ti piace lo sport? Che musica ascolti? Hai un hobby? Sembrano piccole, ma aprono conversazioni infinite. Io ricordo un'amicizia nata solo perché entrambi amavamo lo stesso gruppo musicale. Da lì è nata una conversazione di 2 ore. Ed è proprio questo il bello della lingua. Non è solo grammatica, è la chiave per trovare persone che vibrano sulla stessa frequenza emotiva. E c'è un'espressione tipicamente italiana, molto spontanea. Dai, facciamo qualcosa insieme. Mi piace tantissimo questa frase, perché non promette nulla di specifico, ma comunica entusiasmo puro, voglia di condividere del tempo. E se volete essere ancora più diretti, sei libero domani? Se dice sì, proponete subito qualcosa. Se dice no, rispondete con calma. Nessun problema. Quando sei libero? E per allargare il cerchio delle amicizie potete anche presentare le persone tra loro. Ti presento un mio amico, oppure questa è Helen, una mia nuova amica. In Italia, sai, moltissime amicizie nascono proprio così, grazie a un amico in comune che ci presenta. Ed esiste anche un'espressione bellissima per questo. Il tuo amico è anche mio amico. Comunica apertura, il desiderio di allargare la propria rete di affetti. Parliamo anche degli sport, perché in Italia sono un argomento sociale fortissimo. Chiedere "per chi tifi?", riferito al calcio per esempio, può aprire discussioni bellissime, a volte anche accese, ma sempre piene di passione. Sì. Attenzione però, le rivalità calcistiche in Italia sono prese molto sul serio. Meglio chiedere prima con curiosità genuina, non con giudizio. Verissimo. E se non siete appassionati di sport, va benissimo. Ci sono 1000 altri argomenti: cinema, cucina, viaggi, musica, libri. Una domanda che io adoro fare è: qual è l'ultimo viaggio che ti ha cambiato? Perché apre sempre storie profonde, emozionanti. Helen, voglio parlare di qualcosa che spaventa molti studenti di italiano: i momenti di silenzio imbarazzanti. Ah sì, quei momenti in cui non sai più cosa dire e il cuore inizia a battere più veloce. Esatto, ma lascia che ti dica un segreto. Anche gli italiani madrelingua vivono questi momenti. Non è un problema legato alla lingua, è un problema umano universale. Verissimo. E c'è una frase perfetta per gestire questi momenti con leggerezza. Scusa, mi sono distratto un attimo. Cosa dicevi? Oppure, se il silenzio si prolunga, potete semplicemente commentare l'ambiente intorno a voi. Che bel posto, vero? O
Hai visto quella musica che stanno suonando? È un trucco che funziona in ogni lingua del mondo. Quando le parole finiscono, si può sempre osservare il mondo intorno. E se fate un errore di grammatica durante la conversazione, non fermatevi a correggervi ossessivamente. Verissimo. Gli italiani, nella stragrande maggioranza, apprezzano moltissimo lo sforzo di chi impara la loro lingua. Un piccolo errore non rovina mai una connessione autentica. Anzi, a volte un piccolo errore diventa un momento simpatico, un ricordo divertente da raccontare insieme in futuro. Ricordo una volta che, invece di dire sono imbarazzata, ho detto per sbaglio sono imbarazzante. La mia amica ha riso tantissimo, ma da quel giorno è diventata una battuta ricorrente tra noi. Vedi? Anche gli errori possono diventare ponti, non muri. Riccardo, voglio aprire una parentesi importante. L'Italia non è un paese uniforme, cambia moltissimo da regione a regione, anche nel modo di fare amicizia. Verissimo. Al nord, per esempio, a Milano o Torino, le persone tendono a essere più riservate al primo incontro, un po' più formali. Mentre al sud, a Napoli, in Sicilia, in Puglia, l'accoglienza è spesso immediata, calorosa, quasi travolgente fin dal primo minuto. Non è raro al sud che uno sconosciuto vi inviti a pranzo dopo soli 10 minuti di conversazione. È una generalizzazione, certo, ci sono eccezioni ovunque, ma culturalmente è un dato reale che vale la pena conoscere. E anche le espressioni cambiano da regione a regione. A Roma, per esempio, sentirete spesso "ao" come richiamo informale tra amici, oppure "daje" per dire "dai, forza". In Toscana, invece, l'accento cambia completamente il suono delle parole, con quella famosa C che diventa quasi una H aspirata. Quindi il mio consiglio è: non spaventatevi se viaggiando in Italia sentite accenti ed espressioni diverse da quelle che avete studiato. È parte della bellezza di questa lingua, viva e variegata. Verissimo, e questo può diventare anche un argomento di conversazione fantastico. Sono appena arrivato o arrivata e ho notato che qui parlate in modo diverso. Mi puoi insegnare qualche espressione locale? Frase perfetta, perché mostra umiltà e curiosità, due qualità che aprono sempre le porte del cuore delle persone. Riccardo, secondo me questa è la parte più importante di tutte. Conoscere qualcuno è facile, mantenere l'amicizia nel tempo è la vera sfida. Hai ragione, e in italiano bastano piccole attenzioni. Come stai? Tutto bene? Un messaggio breve ma sincero. Io mando spesso frasi semplici come buona giornata oppure spero che tu stia bene. Non servono paragrafi lunghi, basta far sentire all'altra persona che pensiamo a lei. E ci sono frasi più calorose come ci sentiamo presto o non vedo l'ora di rivederti, che comunicano continuità, il senso che l'amicizia non finisce dopo un solo incontro. Aggiungo anche mi fa piacere parlare con te e sto bene quando siamo insieme. Frasi piccole, ma che restano nel cuore. E non dimentichiamo la gratitudine. Quando un amico fa qualcosa per noi, diciamo grazie mille o sei molto gentile. Io amo dire apprezzo molto la tua amicizia. È una frase che non si dimentica facilmente. E se vogliamo essere ancora più calorosi, che bello averti come amico, oppure la tua amicizia è importante per me. Queste parole, Riccardo, trasformano dei semplici conoscenti in veri amici per la vita. Voglio anche parlare di un aspetto delicato. Cosa fare quando un'amicizia attraversa un momento difficile, un piccolo malinteso? Ah, è importante. In italiano, per chiarire un'incomprensione, si può dire penso ci sia stato un piccolo malinteso tra noi. Possiamo parlarne? Frase diretta ma rispettosa. Non accusa, invita al dialogo. E se siete voi ad aver sbagliato, la frase più potente resta semplicemente mi dispiace, avevo torto. Ammettere un errore, in qualsiasi lingua, rafforza sempre una relazione vera. Bellissimo. E se invece è l'altra persona a scusarsi, potete rispondere con generosità. Non preoccuparti, capita a tutti, oppure va tutto bene per me. L'amicizia conta più di un piccolo errore. Voglio parlare anche di un tema che tocca molte persone che imparano l'italiano all'estero. Cosa fare quando un amico o un'amica se ne va, si trasferisce, torna nel proprio paese? Tema delicato ma importante. In questi momenti le parole giuste contano ancora di più. Una frase che io trovo bellissima è la distanza non cambia quello che sento per te. Oppure, in modo più semplice, anche se sei lontano, resti nel mio cuore. E per organizzare videochiamate possiamo dire facciamo una videochiamata questo weekend? Oppure mi manchi quando ci sentiamo? Mi manchi. Due parole semplicissime, ma potentissime in italiano. Comunicano un'assenza sentita, un legame vero.
Ed è bellissimo come la tecnologia oggi ci permetta di mantenere vive amicizie nate magari in un solo weekend di viaggio, anni fa. Verissimo. Ho ancora amici sparsi per il mondo, conosciuti durante viaggi, con cui parlo regolarmente grazie a un semplice messaggio vocale ogni tanto. E se un giorno vi ritrovate faccia a faccia dopo tanto tempo, la frase perfetta è «Sembra ieri l'ultima volta che ci siamo visti». Bellissima, perché racconta come la vera amicizia sopravviva al tempo e alla distanza. Anche i saluti contano più di quanto pensiamo. Non basta un semplice ciao per chiudere un momento speciale. Vero, possiamo aggiungere «Ci vediamo presto, stammi bene» oppure «A presto, buona serata». E nei messaggi buona giornata, ti auguro una buona settimana, oppure ci sentiamo domani. Sono piccoli dettagli, ma fanno una grande differenza nella qualità di una relazione. E per chi sta imparando l'italiano, provate a usare 2 o 3 frasi di oggi nella vita reale questa settimana. Per esempio, come stai? Ti va di prendere un caffè? O ancora, mi farebbe piacere rivederti. Ripetere queste frasi vi darà sicurezza, vi renderà naturali. E non abbiate paura di sbagliare. Gli italiani amano chi si sforza di parlare la loro lingua, anche con qualche errore. L'importante è comunicare con il cuore. Ed ecco un'ultima perla che voglio lasciarvi. Se hai bisogno, sono qui. Una frase che dice tutto. Presenza, disponibilità, affetto vero. Ellen, prima di chiudere, penso sia utile mettere insieme tutto quello che abbiamo imparato in un piccolo dialogo di esempio. Che ne dici se lo recitiamo insieme? Ottima idea. Facciamo finta di conoscerci per la prima volta in un bar. Ciao, posso sedermi qui? Certo, prego. Ciao, mi chiamo Helen. Piacere di conoscerti. Piacere mio, io sono Riccardo. Di dove sei? Sono di Monaco di Baviera, ma vivo qui a Firenze da 6 mesi. E tu abiti qui? Sì, sono di qui. Che cosa fai nella vita? Studio italiano e lavoro come designer grafica. E tu che lavoro fai? Sono fotografo. Mi piace molto il tuo accento, sai, è molto dolce. Grazie, sei molto gentile. Ti va di prendere un caffè insieme un giorno? Conosco un bar bellissimo vicino al fiume. Mi piacerebbe molto. Hai WhatsApp? Possiamo organizzarci meglio. Certo, eccolo. Ti scrivo stasera per il numero di telefono, va bene? Perfetto, è stato bello conoscerti, Riccardo. Anche per me, Helen. A presto. Visto? In pochi scambi abbiamo usato quasi tutte le frasi imparate oggi. Esatto, ed è proprio così che funziona nella vita reale, naturalmente, senza sforzo, quando le frasi diventano parte di voi. Ecco, come promesso, una lista chiara e completa di tutte le espressioni di oggi, perfetta da consultare ogni volta che volete ripassare. Presentazioni. Ciao, come ti chiami? Piacere di conoscerti. Possiamo darci del tu? Domande per conoscersi. Di dove sei? Abiti qui? Che lavoro fai? Cosa ti piace fare nel tempo libero? Complimenti. Che bel sorriso. Sei molto simpatico o simpatica. Sei davvero in gamba. Inviti. Ti va di prendere un caffè insieme? Ti va di fare un aperitivo? Usciamo insieme un giorno? Sei libero domani? Contatti e messaggi. Hai WhatsApp? Posso avere il tuo numero? Ci siamo conosciuti ieri. È stato bello parlare con te. Mostrare interesse. Davvero? Che bello. Interessante. Mi fa piacere parlare con te. Gratitudine. Grazie mille. Sei molto gentile. Apprezzo molto la tua amicizia. Che bello averti come amico. Saluti calorosi. Ci vediamo presto. Stammi bene. A presto. Buona serata. Buona giornata. Rafforzare il legame. Ci sentiamo presto. Non vedo l'ora di rivederti. Mi manchi. Se hai bisogno, sono qui. E per i momenti di distanza, la distanza non cambia quello che sento per te. Facciamo una videochiamata? Helen, voglio aprire un capitolo che riguarda un contesto molto specifico, come fare amicizia sul posto di lavoro o a scuola. Argomento importantissimo perché passiamo tantissime ore della nostra vita in questi ambienti, spesso con persone che all'inizio sono solo colleghi o compagni di classe. Il primo passo spesso è la pausa caffè. In Italia questo momento è quasi sacro. Verissimo. Una frase perfetta è «Vieni a prendere un caffè con noi?» Oppure, se siete voi i nuovi arrivati, posso unirmi a voi per il caffè? E se durante il lavoro qualcuno vi aiuta con un compito, potete dire «Grazie per l'aiuto, mi hai salvato la giornata». Bellissima espressione, mi hai salvato la giornata, molto usata e sempre apprezzata.
A scuola, invece, tra studenti, una frase molto comune è «Hai capito questo esercizio? Io sono un po' confuso». Mostrare vulnerabilità, chiedere aiuto, è spesso il primo passo verso una vera amicizia. Esatto, perché chi vi aiuta si sente utile e questo crea subito un legame di fiducia. E dopo lezione o dopo il lavoro potete proporre «Ci vediamo dopo per studiare insieme?» oppure «Andiamo a mangiare qualcosa insieme dopo il turno?» Un consiglio prezioso: in questi contesti le amicizie nascono spesso gradualmente, attraverso piccoli gesti quotidiani, non con grandi dichiarazioni. Verissimo, un buongiorno sincero ogni mattina ripetuto nel tempo può costruire più fiducia di 1000 parole importanti dette una sola volta. Riccardo, viviamo in un'epoca in cui moltissime amicizie nascono online, prima ancora di incontrarsi in persona. Parliamone. Argomento attualissimo. In italiano, quando scriviamo a qualcuno per la prima volta su un gruppo o un forum, possiamo dire «Ciao a tutti, sono nuovo o nuova nel gruppo, piacere di conoscervi». Bellissima frase per iniziare, mostra apertura verso l'intero gruppo, non solo verso una singola persona. E se qualcuno nel gruppo condivide un interesse comune, potete scrivere in privato «Ho visto che ti piace anche a te questo argomento, possiamo parlarne?» Io ho conosciuto amiche vere proprio in gruppi di lingua italiana online. All'inizio si scrivono solo messaggi brevi, poi piano piano la conversazione si approfondisce. Una frase utile per proporre di passare dalla chat a una videochiamata è «Ti va di fare una videochiamata invece di scriverci? Sarebbe più bello parlare a voce». E se dopo tanto tempo online decidete finalmente di incontrarvi in persona, la frase perfetta è «Non vedo l'ora di conoscerti finalmente dal vivo». Bellissima emozione, quella di trasformare un amico virtuale in un amico reale. Attenzione però a un consiglio pratico: sempre incontrarsi la prima volta in un luogo pubblico, sicuro, magari con altre persone del gruppo presenti. Consiglio fondamentale. La sicurezza viene sempre prima di tutto, anche nelle amicizie più promettenti. C'è un momento speciale in ogni amicizia profonda, Riccardo, quando l'altra persona smette di essere un amico e diventa qualcosa di più, quasi famiglia. Vero, in Italia esiste un'espressione bellissima per questo. Sei come un fratello per me, oppure sei come una sorella per me. Parole potentissime che portano il legame a un livello completamente diverso. E c'è anche l'espressione amico di infanzia o amica del cuore, riservata a chi conosciamo da moltissimo tempo, con cui abbiamo condiviso momenti importanti della vita. Io uso spesso amica del cuore per la mia migliore amica qui in Italia. È una frase che dice tutto: fiducia totale, affetto senza condizioni. E quando qualcuno vi include nella propria famiglia, magari invitandovi a un pranzo domenicale, potete rispondere con gratitudine. Mi sento davvero parte della famiglia. Grazie di cuore. In Italia essere invitati a pranzo dalla famiglia di un amico è un segno di enorme fiducia e affetto. Non è una cosa da prendere alla leggera. Verissimo. E se voi stessi volete fare questo gesto verso qualcuno, potete dire «Vieni a pranzo domenica da noi, conoscerai anche la mia famiglia». Un invito che in italiano vale più di 1000 parole di amicizia. E per esprimere quanto conta questa persona nella vostra vita, potete dire semplicemente «Non so cosa farei senza di te». Frase semplice, ma che racchiude tutta la profondità di un legame costruito nel tempo. Helen, per chi impara l'italiano e si trova a vivere o viaggiare qui, ci sono momenti in cui le differenze culturali possono creare piccoli malintesi. Verissimo, capita a tutti, anche a me all'inizio. Per esempio, gli italiani parlano spesso ad alta voce, gesticolano molto, si interrompono a vicenda durante le conversazioni. Per qualcuno che viene da una cultura più riservata, questo può sembrare quasi un conflitto. Ed è invece semplicemente il modo italiano di essere appassionati, coinvolti nella conversazione. Non è rabbia, è entusiasmo. Se vi sentite confusi o a disagio in una situazione culturale, una frase utile è «Scusa, nella mia cultura facciamo diversamente. Mi puoi spiegare perché qui si fa così?» Bellissima frase, perché mostra rispetto e curiosità, invece di giudizio. E se siete voi a notare che avete fatto qualcosa di culturalmente inappropriato, potete dire semplicemente «Scusami, non conoscevo questa usanza. Grazie per avermelo spiegato». L'umiltà in questi momenti costruisce fiducia più velocemente di qualsiasi altra cosa. Un altro esempio pratico. In Italia arrivare con qualche minuto di ritardo a un incontro informale tra amici è quasi normale, mentre in altre culture può sembrare una mancanza di rispetto. Verissimo, e se aspettate qualcuno che ritarda, meglio non arrabbiarsi subito, ma dire con leggerezza
Nessun problema, prenditi il tuo tempo. E se siete voi in ritardo, la frase perfetta è «Scusa il ritardo, il traffico era terribile». Una scusa quasi universale che fa sempre sorridere. Prima di chiudere definitivamente l'episodio, Riccardo, voglio parlare di qualcosa di più profondo. Come alcune amicizie, nate per caso, possano cambiare completamente la nostra vita. Tema bellissimo. Pensiamo a quella ragazza a Bologna che ti ha detto semplicemente «Ti va di fare 2 chiacchiere?» Esatto, quella frase mi ha aperto un mondo intero, mi ha presentato altri amici, mi ha fatto scoprire posti bellissimi della città, mi ha aiutato con l'italiano ogni giorno. È incredibile come poche parole gentili possano avere un effetto così grande nel tempo. In italiano esiste un modo bellissimo per raccontare questo tipo di gratitudine profonda. Hai cambiato la mia vita e non lo sai nemmeno. Frase potentissima, da dire solo quando si la sente davvero nel cuore. E se un giorno voi stessi sarete quella persona per qualcun altro, quella che dice la prima parola gentile a uno sconosciuto solo, in un bar, in una scuola, in un nuovo ufficio, ricordatevi, non state solo praticando l'italiano. State costruendo un ponte umano, reale, che può durare per sempre. Ed è forse questo il vero significato profondo di fare amicizia. Non è solo scambiarsi frasi, è scambiarsi pezzi di vita. Bellissima riflessione per chiudere, Helen. E a tutti voi che ci ascoltate oggi, la prossima volta che vedrete qualcuno solo, con uno sguardo un po' perso, magari in un bar, in una scuola, in un nuovo ufficio, ricordatevi di queste frasi. Perché potreste essere proprio voi, con 3 semplici parole, a cambiare la giornata di qualcuno, o forse anche la sua vita intera. Helen, siamo arrivati alla fine di questo episodio, ma non alla fine del viaggio. È vero, abbiamo attraversato insieme le presentazioni, le domande, i complimenti, gli inviti, i messaggi, le differenze regionali, i silenzi imbarazzanti, le distanze e infine la cura di un'amicizia nel tempo. E ricordate, la lingua italiana non è solo fatta di regole grammaticali, è fatta di persone, di sorrisi condivisi, di messaggi scritti con il cuore. Se oggi avete imparato anche solo una frase nuova, per noi è già una vittoria. Provatela, usatela, sbagliatela pure, ma usatela. E scriveteci nei commenti quale frase di oggi userete per primi. Siamo davvero curiosi di leggere le vostre storie. Se questo episodio vi ha toccato, come ha toccato me quando ho ricordato quel giorno a Bologna, lasciateci un like, iscrivetevi al canale Italiano Narrato e attivate la campanella delle notifiche, così non perderete il prossimo episodio. Perché ogni parola che imparate oggi potrebbe essere quella che domani vi regala un nuovo amico. Grazie di cuore per essere stati con noi oggi. Io sono Riccardo E io sono Helen. e questo è stato Italiano Narrato. Alla prossima puntata. Ciao a tutti!